Ciao, benvenuto su Excel Surprise, la playlist di InfEMath dove ogni foglio di calcolo nasconde un'idea brillante. In ogni video ti mostrerò un metodo semplice, rapido e innovativo per risolvere un problema concreto con Excel. In questo tutorial vedremo come creare automaticamente una serie di cartelle in Windows partendo da un semplice elenco di allievi presente in Excel. L'obiettivo è quello di evitare di creare manualmente ogni cartella e automatizzare completamente il processo. Alla fine del video avremo una cartella contenente le directory dedicate ai nostri allievi. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sei pronto? Iniziamo! Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo creare un semplicissimo file batch contenente le istruzioni necessarie per creare le cartelle. Un file batch, spesso con estensione .bat, è solamente un semplice file di testo che puoi creare anche con il blocco note di Windows. Questo file contiene una sequenza di comandi eseguiti automaticamente dal sistema operativo. Un file batch serve ad automatizzare operazioni ripetitive o lanciare più programmi insieme senza dover digitare i comandi manualmente ogni volta. Per creare un file batch in modo semplice, procedi in questo modo. Posizionati in una qualsiasi cartella di Windows oppure sul desktop, clicca il tasto destro del mouse e seleziona Nuovo, Documento di testo e successivamente con un doppio clic apri il documento di testo appena creato. Per creare una nuova cartella Windows l'istruzione è md, Make Directory. A questo punto digita uno spazio e fra virgolette inserisci il nome della cartella che vuoi inserire. Per concludere devi salvare il file in formato .bat. Clicca su File, salva con nome, assegna un nome al file e alla fine del nome assegnato digita .bat e nel campo di inserimento sottostante seleziona tutti i file. Controlla che la codifica sia UTF-8 e salva. Chiudi ora il blocco note e nella stessa cartella contenente il nuovo documento di testo appena creato ti troverai un file .bat, cioè un file batch di Windows. Ora non devi far altro che far doppio clic sul nome del file e verrà creata immediatamente la cartella Excel. Dopo aver cancellato la cartella, il file di testo e il file batch appena creati, apriamo il file Excel contenente l'elenco degli allievi e procediamo alla creazione di cartelle in serie. In cella B2 dovrò creare la scritta MD, aperte le virgolette, Bernardi Alessandra, chiuse le virgolette. Procedo in questo modo, digito uguale, aperte le virgolette MD, spazio, chiuse le virgolette, e perché compaiano le virgolette dopo la parola MD, devo digitare 2 volte le virgolette, quindi in tutto 3 volte le virgolette. A questo punto utilizzo l'operatore di concatenazione ampersand e concateno il valore contenuto in cella A2. Digito di nuovo ampersand perché adesso devo chiudere le virgolette finali e per farlo apro le virgolette, inserisco le virgolette 2 volte e chiudo le virgolette. Ricorda che in Excel le virgolette devono sempre essere in numero pari. Premendo invio ottengo proprio Make dir Bernardi Alessandra. Copio la formula verso il basso e premendo CTRL-C copio tutto questo intervallo di colore rosa. Ora abbasso un attimo la finestra di Excel, torno nella cartella contenente il file dell'elenco degli allievi, premo tasto destro e procedo come già fatto in precedenza, Nuovo, Documento di testo, apro il documento con un doppio clic, incollo l'elenco appena creato e salvo il file in formato .bat. Assegno il nome Crea cartelle, .bat, qui sotto seleziono tutti i file e salvo. Chiudo ora il blocco note e mi ritrovo il file batch di Windows Crea cartelle. Facendo doppio clic, in un attimo riesco a creare una cartella per ogni allievo dell'elenco. Come avrai notato, con questa istruzione md nome cartella, le cartelle vengono create nello stesso percorso in cui si trova il nuovo file di testo, che poi viene salvato come file batch. Impariamo ora a creare le cartelle in un percorso qualsiasi.
ho creato sul desktop una cartella allievi, all'interno della quale ho posizionato il file elenco allievi. Innanzitutto copio il percorso di questa cartella. Vado qui nella barra di Explorer, clicco una volta e copio, CTRL-C. Apro ora il file elenco allievi con un doppio clic. Mi posiziono ora in cella B2 ed inserisco la formula uguale, aperte le virgolette, MD, spazio, 2 volte le virgolette, poiché ti ricordo che ogni volta che vuoi inserire le virgolette devi digitare le virgolette 2 volte, incollo il nome del percorso appena copiato, CTRL-V e digito backslash. Chiudo ora le virgolette e mediante l'operatore di concatenazione ampersand concateno il nome del percorso al nome della cartella che voglio creare, Bernardi Alessandra. Devo ora chiudere le virgolette finali e dunque digito ampersand, digito 4 volte le virgolette, poiché la prima e l'ultima virgoletta aprono e chiudono la stringa di testo e all'interno della stringa di testo devo digitare 2 volte virgolette per ottenere le virgolette singole. Premo invio e ottengo il nome completo del percorso della cartella che voglio creare. Con un doppio clic copio la formula, premo CTRL-C per copiare la colonna rosa, abbasso la finestra di Excel, ma potrei anche chiuderla, e procedo come in precedenza alla creazione del file batch. Dopo aver creato un nuovo documento di testo, lo apro, incollo i nomi dei percorsi copiati in precedenza e salvo il file assegnandogli un nome con l'estensione .bat. Qui sotto seleziono tutti i file e salvo. Chiudo ora il file di testo e ti faccio notare che copiando il nuovo file batch, CTRL-C, posizionandomi in una qualsiasi cartella, in questo caso mi posiziono sul desktop, incollo il file batch, CTRL-V, e successivamente cancellando il file di testo e il file batch appena creati, il nuovo file batch, che ora si trova sul desktop, sarà in grado di creare le cartelle nel percorso specificato. Faccio doppio clic sul file batch e magicamente le cartelle vengono create. Vediamo ora come rendere più efficiente questa formula e poi impareremo a creare anche delle sottocartelle all'interno di queste cartelle. Sul desktop ho creato una nuova cartella classe terza A. La apro con un doppio clic e copio il suo percorso qui nella barra di Explorer. CTRL-C e prima di chiuderla ti faccio notare che è una cartella completamente vuota. Chiudo la cartella e vado ad aprire il file Excel contenente l'elenco degli allievi. In questo foglio di lavoro ho dato la possibilità di inserire il percorso di un file. Incollo il percorso copiato, CTRL-V e in cella B4 inserisco la formula che mi permette di creare il comando batch, uguale, aperte le virgolette, md spazio, 2 volte le virgolette, operatori di concatenazione e a questo punto clicco in cella B1, bloccando i riferimenti col tasto F4. Ora devo ottenere un backslash qui alla fine e dunque digito di nuovo ampersand, virgolette, backslash, virgolette, di nuovo ampersand, clicco nella cella A4 che contiene il nome della cartella che creerò e per chiudere le virgolette alla fine digito ampersand, 4 volte le virgolette, inserisco le virgolette anche qui subito dopo MD, poiché ti ricordo che il numero delle virgolette deve sempre essere pari, e premo invio, ottenendo così il percorso completo della cartella che andrò a creare. Copio la formula verso il basso, copio la colonna rosa, CTRL-C e torno sul desktop, dove clicco con il tasto destro, seleziono Nuovo, Documento di testo, apro il documento con un doppio clic, incollo con CTRL-V e salvo il file in formato .bat. Assegno un nome, digito l'estensione .bat, seleziono tutti i file e salvo. In questo modo sul desktop mi ritrovo il file batch 3A. Chiudo ora il file Excel, salvo le modifiche e apro la cartella terza A che ora è completamente vuota. Verifichiamo ora il funzionamento del nostro file batch. Faccio doppio clic su di esso e all'interno della cartella classe terza A compariranno tutte le cartelle. Vediamo ora come si creano anche le sottocartelle. In questo file Excel ho di nuovo l'elenco degli allievi e vorrei che all'interno della cartella di ogni allievo comparissero queste 3 sottocartelle.
La formula che inserirò mi permetterà di generare un elenco di comandi per un file batch che creerà le cartelle Windows nella stessa directory del file batch. Incollo qui nella barra delle applicazioni la formula, poiché è simile a tutte quelle che abbiamo visto in precedenza. Fino a questo punto è tutto simile al primo esempio che abbiamo visto e quindi genererò la cartella Bernardi Alessandra. Successivamente ho concatenato un backslash e anche l'elenco delle 3 sottocartelle bloccato con F4, poiché la formula verrà trascinata verso il basso. Alla fine ho chiuso le virgolette nel modo già visto in precedenza. Premendo invio ottengo un elenco verticale. Siccome non posso trascinare questa formula verso il basso perché avrei un errore di espansione, devo far diventare questo elenco verticale un elenco orizzontale e posso ottenere questo risultato utilizzando la funzione matr.trasposta. La seleziono dall'elenco, chiudo la parentesi qui alla fine e premo invio. La formula ora può essere trascinata verso il basso. Copio tutto, CTRL-C, chiudo il file salvando le modifiche, seleziono la cartella in cui voglio inserire le cartelle degli allievi e creo un nuovo file di testo. Procedendo come al solito, riesco a generare un nuovo file batch che mi consentirà, con il solito doppio clic, di creare le cartelle e anche le sottocartelle all'interno di ogni cartella. L'unico inconveniente è che si creerà una cartella aggiuntiva MD che possiamo comunque eliminare con il tasto Canc. Ti faccio notare che se andiamo ad eliminare una qualsiasi cartella, facendo di nuovo doppio clic sul file batch, le cartelle esistenti non verranno toccate, mentre verranno ricreate le cartelle mancanti, tra cui anche questa MD inutile. Con questa procedura si possono creare centinaia o migliaia di cartelle in un colpo solo. Anche se all'inizio sembra un po' contorta, ti garantisco che in realtà è molto semplice e una volta che avrai creato il file Excel una prima volta, potrai adattarlo alle tue esigenze inserendo nuovi elenchi di cartelle e sottocartelle. Oppure, come abbiamo visto nell'esempio precedente, potrai copiare e incollare un percorso e generare le cartelle ovunque tu vorrai. Se poi tu volessi generare cartelle e sottocartelle in un sol colpo premendo un solo pulsante mediante una macro, ti invito a scrivermelo qui sotto nei commenti e ti preparerò un video sull'argomento. Con le macro non dovrai più aprire il blocco note, copiare manualmente i percorsi dei file e salvare in formato .bat. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!